Ben ritrovati amici di Radio Rossonera in questo venerdì 24 ottobre che si apre con Mattino Milan. Sarà un venerdì lunghissimo visto che è un giorno di partita, Mattino Milan, lunch, talk e quindi in serata anche il post partita alle 22:45 da San Siro. Saluto intanto Enrico Boiani, ciao Henry. Ciao, ciao a tutti, ricordatevi la formazione da schierare perché oggi è venerdì, torna la Serie A, tornano anche i like a questo video, quindi pollicione all'insù, commento qua sotto, iscrizione al canale, tutto gratis, ci mettete un secondo a fare tutto e ci fa andare avanti, così come i vostri abbonamenti ragazzi da rinnovare se sono scaduti e le donazioni che ci fate. Oggi giornata super densa e intensa, quindi grazie a tutti coloro che saranno con noi adesso alle 13, alle 16 e nel post partita. Chissà se Max si sarà ricordato di mettere la formazione. Ma non penso giochi, non penso. No, Max no, sta non al guardando. Fanta, proprio alla formazione del Ah, Milan. la formazione, non lo so, non lo so. Ma Magari tanto... sì, magari no, magari con un dubbio finale, magari con delle Mm. scelte invece solide e costanti. Chi lo sa, chi lo sa. Va bene, si è chiusa una 3 giorni europea non particolarmente positiva per le squadre italiane. Ha chiosato sulla partita di ieri sera, anzi di domenica sera, anche l'allenatore della Fiorentina che ha vinto. Giusto per dovere di cronaca, non sono così tanto d'accordo, dice Pioli, sulla partita di domenica scorsa. Il Milan onestamente, anche perché era una squadra con diverse assenze, 10 minuti dopo che abbiamo fatto vantaggio, non ci ha mai dato l'impressione di metterci in difficoltà. Abbiamo fallito miseramente una situazione che ci vedeva in 10, perché il nostro capitano era fuori per infortunio e lì non c'è stato quello scatto dove tutti dovevamo fare qualcosina in più. Vabbè. Prima o poi gli andrà giù, che ha perso col Milan, dai, prima o poi, insomma. Il suo derby personale lo vincerà, magari al ritorno, se ci sarà ancora, sulla panchina della Fiorentina. Dai, L'ho però visto. cioè, la memoria è veramente corta. Se al buon Pavlovic facciamo un minimo di convergenza anche al piede destro e da 2 metri dalla linea di porta tira giù un bolide, non al terzo verde, ma dentro lo specchio della porta, è 1-0 il primo tempo. Dai, su, fai il bravo. No, no, ma poi Simo ho visto anche che ha, non dico litigato, però c'è stato un micro un battibecco anche con Dzeko, no? Mm. Che ha segnato, ha detto che secondo lui ha più senso giocare con due punte e Pioli nell'intervista dopo ha detto se Edin vuole parlare con me sa dov'è il mio ufficio, cioè anche meno, cioè hai vinto 3-0, ho capito che giocavi contro i dopolavoristi, però un po' più di relax Stefano secondo me. Sì, dai, tranquillo. Poi Dzeko dovrebbe ricordargli cose positive. Nel mentre Christian Pulisic si fa sapere che insomma è sulla via del ritorno. Tra l'altro San Christian Pulisic, mi verrebbe da dire, dalla lettera di San Christian Pulisic ai Corinzi. Dopo, Come... ragazzi, magari per il talk proviamo a capire cosa dice Pulisic, cosa dice la lettera ai Corinzi citata da Christian Mm. Pulisic in questa storia. Simo, io sono curioso di vedere questo Milan quando avrà Leao ristabilito e ce l'abbiamo adesso, perché non l'abbiamo avuto quando Pulisic stava bene e adesso deve ristabilirsi. Cioè, quando li avremo tutti e due insieme, sono molto curioso di vedere il Milan, anche con il ritorno di Adrien Rabiot, Mm. che sappiamo procede di pari passo a quello di Pulisic, più o meno, e quindi, insomma, speriamo che tornino tutti presto, perché già le cose stanno, non diciamolo troppo forte, andando bene. Mm. Quando tutti saranno a posto, speriamo che vadano ancora meglio, ecco. Però Christian, piano. Non ti voglio, guarda, quasi quasi sarei felice che tu non ci sia col Parma. Guarda cosa ti arrivo a dire, perché non vorrei mai che poi a qualcuno venisse lo sfizio di convocarti. Beh, Simo, tu hai messo questa storia di Pulisic, la storia precedente di Pulisic è lui Sì, con la maglia degli Stati Uniti che si sì, mette a posto la fascia al braccio. Quindi la paura che questa cosa eh, possa succedere e che abbia scritto così proprio per quel motivo lì c'è. Ecco, quindi Christian, come ha detto Simo, con calma. Non c'è bisogno di fare ah, un altro viaggio transoceanico per fare due amichevoli contro Panama
e l'Ecuador. Cioè, basta, abbiamo dato fino a fine anno, basta, stai bello calmo, sereno, sta sosta la passi a Milanello, sul lago, insomma, nei dintorni di Milano, così quando torniamo tutti per il derby siamo tutti a posto. Non senti un dolorino ancora? Per me sì. Prova a sentir bene che mi sa che forse un dolorino ancora, poco poco, proprio un fastidiello. Non c'è stasera, come vedete la formazione di presentazione della gara, la formazione è praticamente fatta, c'è quest'ultimo dubbio che riguarda Coni De Winter. Con Maignan in porta, Pavlovic, Gabbia e De Winter, Salmacher, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi, Leao, Jimenez. Allora, sono 10 undicesimi iperconfermati, anche perché non ce ne sono altri. Le uniche alternative che abbiamo in panchina sono in questo momento Atekame, Kunku, che non so quanti minuti abbia dopo un infortunio, già non aveva tantissimi prima. Non c'è Ruben Loftus-Cheek, che non recupera nemmeno per questa partita e quindi praticamente va per i quasi 10 giorni no, ma già una settimana buona di fastidio muscolare c'è. È affaticato, sì, ma è affaticato. Sì, va bene. E poi, come detto, l'unico dubbio è capire se De Winter ci sarà, e dovrebbe esserci, al posto di chi. Per ora il maggiore indiziato a fare il posto è Fikayo Tomori, che tra l'altro ha chiuso anche lui al pari di Leao con un minimo accenno di crampi la partita di domenica. E quindi mi sembra anche giusto non rischiare, visto che già siamo corti a metà campo, già siamo corti avanti, se salta un difensore siamo corti pure dietro, quindi eviterei. Quindi giusto nel caso fare un po' di turnover, però per il resto mi sembra formazione iper confermata. Confermata, contento che Salmacher torni nel suo ruolo naturale, anche perché diciamo da seconda punta, essendo anche lui destro, ha la tendenza a decentrarsi sulla sinistra e con Leao si è un po' pestato i piedi, quindi ben venga che torni in quel ruolo lì. Sperando che anche Alexis, ricordiamo che è tornato dalla nazionale pseudo acciaccato, addirittura si parlava di lesione, poi ha giocato, è uscito un po' così così, quindi bene che torni lì, speriamo anche lui di poterlo far riposare anche stasera, cioè che la partita nelle più rose aspettative si metta bene, che quindi possa riposare una mezz'oretta, un 40 minuti, insomma, che possa stare bello sereno. Su De Winter, allora, che possa giocare per me ci sta e se lo merita anche per come è entrato contro la Fiorentina. Ha dato un contributo, secondo me, non banale negli ultimi minuti sulle palle aeree e la Fiorentina provava a fare questi cambi di gioco, lui le ha prese tutte. Il dubbio è più che altro perché nelle prime apparizioni aveva giocato e entrava al posto di Pavlovic, però per come è uscito Tomori e per il fatto che Tomori è uno di quelli che non ha mai riposato, ha forse un po' più senso metterlo lì, che, apro e chiudo parentesi, poi lascio te, è anche il suo ruolo più naturale. È un centrale che ha fatto anche il terzino, nei quattro ha fatto o il terzino destro o il centrale di destra, in questa difesa il suo ruolo naturale, tra virgolette, è il braccetto di destra. Quindi sono molto curioso di vederlo dal primo minuto con un po' di rodaggio perché già è entrato 2 o 3 volte, ha fatto il battesimo di San Siro e quindi vediamo come si comporta. È ovvio, non ha di fronte Ousmane Dembélé e Barcolà, però comunque bisogna sempre stare attenti. Ma, guarda, ti dico, per me più passa il tempo, già era così più o meno in estate, ma mi sembra, cioè quantomeno, non mi sembra, è quello che mi stuzzica un po' di più per il prossimo futuro dei nuovi acquisti, quello che mi interessa capire un po' di più se veramente ci abbiamo visto giusto o no, perché mi sembra che il potenziale di questo ragazzo ci sia, poi era molto giovane. Però rispetto, vabbè, Modric e Rabiot sono una categoria a parte, non c'è da vedere il potenziale, li conosciamo. Nkunku più o meno anche, dei giovani che sono arrivati tra lui e Tekame, eccetera, eccetera, mi sembra quello che ha già delle basi di concretezza, ma che ha un potenziale ancora inespresso maggiore. Ecco. Cioè, è quello che mi interessa di più, mi stuzzica di più. Tutto qua. Chi ha davanti, non sempre che importa, ma Canestrelli, Albiol e Caracciolo,
Turea, Kinsamiro, Ebischer, Marin e Leris in mezzo al campo, con Moreo alle spalle di Balanzolà. Insomma, è una formazione da rispettare ma da battere, senza se e senza ma. È giusto quello che dici, da rispettare ma da battere, perché qualche giocatore anche interessante c'è, non è una formazione di neopromossa con tutti i giocatori che vengono dalla B. Zola ha fatto anni di A, ha giocato anche in Ligan, Ebischer pure, Albiola un'esperienza clamorosa sia in A che in Europa, quindi comunque Schemper è un buon portiere, per carità qualche giocatore interessante c'è anche. Sei più forte, come ha detto Max, se rispetti l'avversario e ti metti allo stesso livello di voglia, intensità e cattiveria, il tasso tecnico farà la differenza e vincerà la partita. Però la prerogativa di, diciamo, giocare questa partita come se fosse una partita pesante c'è, e Max punta molto su questo in tutte le partite, e ben venga, perché l'anno scorso queste partite qua erano, e siccome sono tanti in Serie A, abbiamo fatto pochi punti, queste partite qua erano, no, l'intermezzo tra il Real Madrid e poi magari un derby e poi magari una partita con la Juve, cioè partite magari dove mettevamo quel qualcosa in più. Quest'anno bisogna mettere in tutte quel qualcosa in più, se no fai ottavo, perché sono più le partite con le piccole che quelle con le grandi. Allora, per raggiungere la quota salvezza ci vediamo questa sera con, hai detto Max, con la partita contro il Pisa, dopodiché pochi minuti dopo avremo il post partita. Domani, come al solito, ci ritroviamo per commentarla, magari anche dal punto di vista tattico direttamente nel weekend con mister Emanuele Bottoni. Henry, grazie. Grazie a te, grazie a tutti, mi raccomando, oggi tanti appuntamenti, vi aspettiamo numerosi a lunch, al talk e al post partita.